Quello che è accaduto qualche tempo fa in questo sorridente bar, perché è un bar tranquillo eccetera, è che spesso le persone che vivono qui a due passi dal bar ogni tanto sclerano. Nel loro sclerare le persone che stanno qua fisse il bar le conoscono bene e ci dicono sempre no, tranquillo, quello non ha mai fatto casino, occhio che quello è pericoloso. Perché è pericoloso? Perché ha già dato dei segni di aggressività o ha aggredito proprio persone. No, vai, Ha preso il microfono, levaglielo. Lascia. Ha spaccato il microfono. Fermi ragazzi. Fermi, oh. Lascia. Tranquillo. No, non litigate. Allora, siamo ritornati al solito posto qua perché è il posto che oggi a Roma è un po' più sotto gli occhi di tutti, perché vedete i turisti scendono dal Giro di Roma che va fino al Vaticano, passano qua sotto, vanno al bar e vedono sta cosa qui. Allora, non c'è nulla di male che le persone cerchino un giaciglio dove mettersi, però è anche vero che averlo sotto gli occhi di tutti ed avere persone che spesso litigano, come è successo l'altra volta, che magari possono anche aggirarsi qua e ci sono turisti che non hanno mai visto una cosa del genere, per Roma è un biglietto da visita non indifferente e noi ogni volta continuiamo a venire qui parlando anche con le persone per capire se hanno trovato una soluzione, se presto la troveranno, se può essere qualcosa del genere, perché poi sono sempre gli stessi, cioè passa il tempo. Lui per esempio sta sempre qua, tutto bene? Tatu! Questi sono proprio tradizionali, sicuramente poi Marcello è il lavoro tuo, il mestiere tuo. Questi sono fatti proprio con le macchinette. Ho visto pure dietro la schiena, c'hai tatu dietro. Sì, la schiena è tutta tatuata. La schiena per favore, fratello. Vieni qua, dai, vieni. Vedi. Bello. Queste sono tutte fidanzate, queste, tutte femmine. So tutti i nomi, guarda. Lela, Fatima, Ira, Ambra, Biba, Jasmina. E questi nomi di Season Woman Name. Di chi sono? Di tutte le tue donne? Io ho stato Croazia. Croazia? Sì, io sono croato. Sei croato? Sì. Ok, e questi tatuaggi dietro ci sono dei nomi di donna? Sì. Perché? Why? Ah, mamma mia. Perché? Chiedi, dimmi. Così. Così ha scelto. Sì. Okay. Vedi, lui c'ha un sacco di ferite da autolesionismo. Sì, da Sì, autolesionismo. sono le classiche ferite, ovviamente il signore Si è tagliato l'orecchio, sì. Ovviamente anche l'orecchio. E ovviamente queste comunque quando vedete delle cicatrici del genere, ragazzi, è l'esasperazione del detenuto, ovviamente per prendere più visibilità e cerca attenzione, cerca di essere attenzionato ovviamente da coloro, dalla polizia penitenziaria, dai dottori, dai psichiatri. E questa è comunque tanta rabbia, perché chi è portato a farsi dei tagli del genere? Tu sei arrabbiato con te per farti questo, vero? Sì. Okay. Frustrazione, rabbia, voglia anche di farsi notare perché magari stai in una situazione difficile. Certo. Oggi qui per strada pure, secondo me la situazione è anche peggio, perché stare qua per terra con vecchio materasso, un giacchetto, senza scarpe, così non è facile. Pedestri. Ok, 53 anni. Ok. Io sono stato di galera di Croazia 20 anni. 20 anni? Sì, 20 anni. da. Quindi lui si è fatto 20 anni tutti Per quale insieme. motivo? Io volare per droga. Ok, faceva il corriere della traffici droga. internazionali, international traffic drugs. Sì. Quale droga? Cocaina? Sì. Ok. Faceva i traffici internazionali di cocaina ed è stato detenuto nel suo paese di origine esattamente 20 anni, tutti insieme. Poi vedi che cosa succede? Tanti pensano di svoltare la vita con una cosa del genere. Mo me faccio 2 viaggi e sto a posto. Vedi, il signore si è fatto 20 anni di carcere, poi quando è uscito si è ritrovato per strada con tutte le ferite e il tempo che è passato e le difficoltà che c'ha adesso. Perciò chi pensa di svolto facendo una cosa del genere, no? Perché questa è la risposta, ragazzi. Questa è la risposta. Hai figli? Figli, son? Children. You married, you have kids? How many kids you have? Io capisci Croazia e Romania. Comunque, c'ha una storia pure lui, un bagaglio particolare alle spalle.
lo si vede, vediamo che cosa ci sta I segni facendo del vedere. tempo addosso proprio. Sì. Carta d'identità della Croazia. Va bene, ok. 2 bambini? Maschio o femmina? Due bambini, quanti Sì. anni hanno i tuoi figli? Mamma mia, i francesi sono, in Francia, In Francia stanno, ha 2 figli che stanno in Francia. Da quanto tempo non li vedi? Da quanto tempo non vedi i tuoi figli? 4 anni. 4 anni. Sì. Vorresti andare in Francia a vedere i tuoi figli invece di stare qua? Non ci sono soldi. Non hai soldi per andare in Francia, altrimenti ci andresti. Ma li vedi al telefono? No, non c'è telefono. Non c'ha telefono. Non c'è, lui. non c'è. Non c'è niente. Raga, sta per terra con un materasso. Mo spera pure il telefono è dura. Quando parli qui con le persone ci sono un momento in cui c'è tensione, no? Perché non sanno che cosa vuoi, che cosa non vuoi. Poi in realtà c'è anche un momento in cui finalmente parlano con qualcuno e si possono sfogare. Perché sto signore qua, a parte non parla con nessuno, ma nessuno lo avvicina. La verità è che lui quando cammina non solo non lo vedono, si sforzano di non vederlo nonostante sia vistoso, perché senza un orecchio, tutto tatuato, a petto nudo, senza scarpe, chi è che non lo vedrebbe? Fanno finta di non vederlo. Come quando passano qua, se adesso vediamo tutte le persone che stanno passando, evitano volontariamente questa zona, a meno che non piove. Allora quando piove per non bagnasse qua ci passano, però vedete loro stanno qua in bella mostra, non è violare la loro privacy, perché loro si sono messi qua pure per farsi vedere. La verità è che si scelgono spesso certi posti perché loro, indipendentemente da tutto, vogliono essere visti. Dice sì, dormo per strada, però mi devi vedere. Altrimenti, se volevano dormire più tranquilli, se mettevano qua a sinistra, qua a destra, ecco, vedete, loro si coprono perché magari hanno paura che i parenti... Oh bello, sta coperto! Un attimo, passiamo e se ne andiamo, noi gliene Come stai? Tutto Oggi bene? Tutto a posto. Lui si copre sempre mezzo viso, vai tranquillo, non c'è problema. C'è ma non c'è. Qui si è sviluppato praticamente tutta l'area dove si dorme, adesso ci sono poche persone. Lui sta sempre qua. Ti sei fatto male? You have damage here on the mot. Ah, no injury, ok. Cioè lui magari è ferito, vedete qui addirittura è stato costruito la parte dove stendono i panni. Cioè ormai è diventata una situazione di normalità, addirittura qui si è creato, qui c'è Mami, sì. Ti ricordi Mami? Mami ha costruito, perché loro poi più passa il tempo più vogliono a un certo punto crearsi una casa, esatto, guarda, c'è lui con la sua attività là e qui c'è Mami che ha costruito una casa. Guardate, addirittura si riscalda la notte, penso che comunque... Sì, è diventata proprio una situazione normalissima. Vabbè. Guarda, le taniche d'acqua, gli ombrelli, il mangiare, i libri di cucina, cappotti. L'odore, vabbè, quello è... Qui ci sono i bidoni se inviti degli amici e, attenzione, qui c'è anche la bacinella dove fa il bucato. Certo. Cioè, sembra una stupidaggine, però, ripeto, lui c'ha qui la bancarella sua, regolare. Qui accanto c'è sta l'abitazione, nel senso che invece migliorare è andato a peggiorare. Qui c'ha le pentole, lei cucina, padelle, mele, cibo. Tutta questa cosa qui. Ma arriviamo, lui è 100 euro. Sì, lui è 100 euro, conosco. Prima, no? Camera dammi. Oh, Che mezzo foto per ti me. devi togliere. Scansati con sto bastone, dai. Levati con sto bastone perché uno potrebbe pensare male poi, capito? Vai, bravo. Scusa, Siamo qua, siamo qua, guarda. Ragazzi, siamo qua fuori. Di Allah che? Di Allah. Siamo qua fuori, dai. Sempre 100 euro chiede. Però, cioè, questo fa capire come, vedi, loro stanno in una situazione dove mettono un materasso a terra e dormono. E di qua invece c'è proprio tutto l'ambiente. Ma credo le cassette se le sia portate lei.
Lei è anche accumulatrice seriale a sto punto. Senza ombra di dubbio, infatti dicevo proprio il fatto di intervenire tempestivamente, perché poi quando impiantano le radici Dopo. qui diventa un problema serio per poterli poi mandare in un altro posto, in un centro, eccetera, eccetera, perché ragazzi questa è una casa senza il tetto. Parliamo se chiaro, questa è una casa senza. Però considerate sempre che lei ormai ha creato il confine su un punto dove tra un po' crolla tutto e lei ci finisce sotto qua, guarda che roba. Cioè qui lei viene a fare le cose, basta un piede in fallo e vai di sotto, fuori parametro. Mentre gli altri sono rimasti negli standard normali, materassi o coperte per terra, e se qualcuno dice qualcosa in tempo 3 secondi levano tutto. Qui c'è un asse da stiro, materasso, cassette, valigie, borse, di tutto e di più. Tutto a posto te? Un pezzo che non te vedevo, dove stavi? Ti sei spostato? Napoli. A Napoli? Napoli, Dove stava? amico nostro, sì. Il nostro quello delle bustine famose. È normale che qui uno non ci passi, cioè io qui non ci passerei. Poi mo non c'è Mami, però Mami è molto aggressiva in certi momenti. Sì. E essendo una donna è grossa, neanche ti puoi difendere più di tanto. Assolutamente no. Ciao belli! Bella bro. Che problema c'hai? Madonna quanto Hanno è? picchiato sotto la macchina, vero? Ah, è stato messo sotto con la macchina. No, Incidente. incidente, me lo ricordavo. Madonna, e non ti hanno fatto il gesso? No, ma più che gesso penso che comunque l'abbiano operato e ovviamente poi il dopo operazione Doveva fare riabilitazione, bravo. perché Lui ha perso il muscolo. Lui ovviamente non c'ha più. Devi camminare con questo per. Sai cos'è? Quando stai fermo, la gamba non la usi, il muscolo ti si atrofizza, per quello si fa riabilitazione, fisioterapia, eccetera, eccetera. È una brutta situazione di farlo lavorare la gamba, non sta troppo sdraiato, so che magari farà pure male. E poi fratello mio, no, you don't drink more. Sì, poi se beve è ancora peggio perché poi si addorme, sta fermo, la circolazione Bravo, pure peggiora. bravo. È una brutta situazione questa. Comunque lo vediamo in uno stato proprio, che ha questo sguardo comunque, ragazzi, a me mi sta a far venire la pelle d'oca perché, Era assegnato. Sì, anche, Simo, tu te lo ricordi insomma, no? Lui, Sì, è pure lui una era- persona insomma un po' particolare. Sì, era un po' aggressivo un Bravo. periodo, poi adesso è proprio rassegnato Porello, c'ha proprio una situazione drammatica, non può stare così. Stando così, lui non sa neanche che avrebbe bisogno d'aiuto, perciò se c'è qualche unità di strada che si occupa di questo tipo di problematiche, sappiate che qui sotto ai portici lui ha un problema serio alla gamba. Prima ancora che sta gamba venga amputata o comunque diventi un problema irrisolvibile, è meglio intervenire. Lui non è in grado di andare da un medico. Oh caro! Raga, non state a discutere con lui, è tranquillo. Ma lui è così. Lui è così. Ma stai tranquillo, se sono 20 anni che se conosciamo. Grava una cosa bella. Eh. Tu solo ce l'hai fama di gravare questa cosa. No, vabbè, lui dice che Tu pensa che tu eri buono? di riprendere le cose belle di Roma. Sì, non solo questa Ma cosa. invece Io ho gravato una volta, Sì, due volte, 10 però tu- volte, 20.000 volte. Però tu le cose. Vai a fare una cosa buona. Tranquillo. Però tu le cose belle oggi non le vedi, stai qua, capito? Ma che tu provaci, ma perché? La camera, manda Tu provaci a fare Dai raga, ma no, oh Marcia, ma non ma raga, ma non fa niente, non vi state allarmando. Sì, però mi rilascio. stai tranquillo, ma stai tranquillo, stai tranquillo. Non c'è rabbia. Tanto lui è così, o Soy dice. unos estúpidos de m***. Solo haces lo mismo todos los días. Lui lo sta facendo apposta per mettere in risalto il Vai, disagio vai, e farvi aiutare. È una Sì, cosa ma per- lui per lo sa, aiutare, lui lo sa, aiutare. lui lo sa. Denunciare il disagio è il miglior modo per Vai a farvi comerlo che aiutare. vas a ayudare, Mica- vas a comerlo tú. Che non ci ne per Parlo italiano, mi comer. dispiace, non capisco. Non c'è ne per comer. Dice è inutile, dice lui è tu. tu. Capollo, non c'è ne per comer, viene aquí a grabar nosotros. Vete a hacer otro trabajo. Vete a grabar. Vete cuando montaña, lavora, Yo qué sé.
Salgo buono. Tu mi hai mandato a Dico, non ti mando a fanculo, Sì, ti mi hai mandato a rispetto, fanculo 2 ore. ti rispetto. Sei tu che Però puoi tu, farti che vedere. vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para nosotros, para él? Que tiene la gamba rota, ¿qué vas a hacer? Fa un- Hazlo para tus hijos. Cioè, raga, sono l'unico che si è arrabbiato. Che veramente fai riflettere, soprattutto perché ci sono le istituzioni. Io vengo spesso a Roma e certe volte, quando ho visto anche delle scene di follia, tra cui gente che spacca le bottiglie, le vuole Tutti dare i nella giorni, pancia. qua c'è. Io quando ho chiamato le forze dell'ordine, Non sai si può cosa? fare niente. Non si può fare, ci sono i colleghi, i colleghi non ci sono mai stati qui a Roma, e devo dire la verità, certe emergenze che emergono dal territorio romano, nemmeno in una città difficile come Napoli, e tendo a sottolineare anche una cosa, è proprio improbabile trovare, ma purtroppo l'ho trovato, il fatto che io mi rifaccio alle forze dell'ordine, chiamo la polizia, gli organi competenti di difendere il cittadino, e mi viene detto noi non possiamo fare niente, ci sono i colleghi stanno fermi di fronte anche a degli scempi che purtroppo queste persone fanno, come sporcare. Questo è l'esempio, no? Tutti davanti alla stazione. Sì. Poi è impossibile che io, vabbè, sono di routine che vengo a Roma, ma un turista deve uscire dalla stazione Termini e deve dire, scusate il linguaggio colorito, una persona che ti caga davanti. Sì, sì. C'è un senza tetto, si è abbassato i pantaloni mentre una signora usciva, la signora ha dovuto fare così, ha dovuto cambiare strada perché le stava letteralmente defecando davanti, una cosa assurda. E quello è il minore dei mali, perché il Vero. problema è quando ti aggrediscono, e come dico sempre, non aggrediscono un criminale una persona innocente, È o un vero. disperato aggredisce una persona innocente, così, senza neanche uno scopo di rapina. Sì, che certe volte si trovano addirittura cadaveri di persone morte con la faccia in giustizia che sembrano che dormono ma sono morte, e si fa solo qualcosa, ma al minimo quando ci sono dei morti di mezzo. Questa è una zona di confine, vedi? Sì. Qua la vedi subito, fino lì giù a quel materasso è territorio neutro, Sì. poi dopo ci sta il change, quando chiude il change uno si può allargare, poi c'è il bar, quando chiude il bar ti allarghi, alla fine diventa tutto uguale. Io studio canto lirico, sono un tenore. Ok, ce la dedichi una cosa. Il finale dell'Alba vincerò. Il finale Diciamo, se da là sarebbe... Ma questa è dedicata per tutti Sì. coloro che fanno finta di niente, eh? All'Alba vincerò, Per essere percepito nel microfono, comunque era Se potentissimo. aggrediscono, strilla. Comunque è stato un momento dove molta gente si è attenzionata, è vero che va colpito. Un momento, credo, di piccolo spettacolo anche nella difficoltà. Sono quelle cose che non valgono nemmeno 100.000 palchi, cioè fare qualcosa anche minimo, come la musica che ci unisce per il sociale, è una cosa che non ha prezzo e che tutti dovremmo dare un contributo in questo senso. Bravo, ragazzi. Grazie. Grazie di nuovo, ragazzi. Ciao. Grazie di nuovo. Ciao campione. Ciao. Aspetta che chiamiamo Sant'Egidio, regà, Marcello, dai un po'. Stiamo chiamando praticamente per lui. c'è il tesseramento di Sant'Egidio, cioè, alla fine proviamo un attimino a fare questa chiamata per vedere pure che ci dice Sant'Egidio, insomma, no? Certo. Praticamente Edward ci ha dato la sua tessera di Sant'Egidio, che è questa qua, perché lui è iscritto e mi ha detto: me li puoi chiamare per chiedere aiuto? Noi stiamo provando a chiamare tutti i numeri Sant'Egidio, eccoli qua, solo che nessuno di questi numeri è attivo, sia il primo della comunità sia quello solidale di telemedicina. Non ho chiamato quello degli anziani perché non è il caso specifico. Allora volevo capire come chiamare Sant'Egidio, visto che lui c'ha anche sta tessera, per fargli presente che Edward sta qua con un problema pure grave alla gamba. Simone, adesso stiamo provando a chiamare il Comune di Roma, cercare un attimino che ci possono dare comunque una Comunque guarda i turisti che passano e si guardano qua come fosse, non ti dico un'attrazione, però hanno veramente dei dubbi grossi. Mi sarebbe veramente d'aiuto, grazie, molto gentile. Tutto a posto. Siete sicuri tutto a posto? No, tutto non posto, tutto qua così, tutto non posto. Fammi sapere se tutto a posto. Va bene. Qual è il vostro programma? Stiamo aiutando lui che ha un problema alla gamba. Bravissimo. Perciò voglio sapere, hai detto tutto a posto? Sì. Sto tutto non posto. Stiamo aiutando lui. Sì, loro sono bravissime persone, si stanno aiutando. Ma tu non stai a lavorare? Non devi essere aggressivo, se no nessuno ti aiuta. Piano piano. Ok, ti penso loro, non te. Ti penso loro. Signore, in linea ancora?
Signore? Sono ancora qua. Ah, ok, ok. Sto perfetto. cercando. Gentile, gentile, grazie, grazie. Sono contentissima che vuoi aiutarmi. Non si sa, io ho pensato, però non ho la forza, no? Se ho la forza aiuta tutti quanti, anche aiuta tutti quanti voi, no? Per avere la pensieri migliori a tutti quanti, no? Io vengo dalla Gambia, Africa. Da Gambia, ma tu stai lavorando adesso? Io sto lavorando, vado qui a caffè. Ah, Sì, per colleghe. ah, Tu che ok. lavoro fai? Video. Sono contentissima, no? Da dove siete voi? A Roma? Sì, sì, qui a Roma. Very nice, bellissimo, bellissimo. No? Qualsiasi cosa noi ci siamo qua, ok? Grazie. Grazie a voi, grazie. E buon lavoro, ok? Grazie, anche Ciao, ciao, ciao. Ciao. Lui è praticamente per terra, dorme qui a terra. E dormendo a terra non è una persona che ragiona, è una persona che sta qui per terra in questo momento con una gamba non funzionale e l'unica cosa che noi abbiamo chiesto se ha bisogno di aiuto ci ha dato questa tessera di Sant'Egidio dove c'è scritto che lui è assistito presso voi e ci ha chiesto di chiamare voi, cioè lui la cosa che ci ha chiesto è di chiamare voi. Ok, e noi passiamo appena si libereranno dagli altri interventi, gli operatori, vedremo se riusciamo a capire che tipo di aiuto vuole. Ok. Dici preciso dove si trova questa persona? Allora guardi, alla stazione Termini, sotto il porticato dove c'è il bar Matilde, che è il porticato uscendo dalla stazione Termini a sinistra, dove ci sono anche i bus, quelli turistici. Incrocio via Cavour. Incrocio via Cavour. Sotto il porticato ci sono dei clochard che purtroppo dormono sotto il porticato. Termine incrocio Cavour. Sì, dove c'è il porticato ci sono tutti senza tetto e c'è anche questo signore, si chiama Edward, e ha la vostra tessera. È un signore di colore. C'è un civico di riferimento, mi scusi? Sì, certo. Aspetta. Numero 62. Sotto al porticato lui sta sotto il numero 62. E lo riconoscete perché è vicino a un monopattino, signora. Ok. Va bene, appena si libera qualche unità mobile passeremo, faremo un colloquio. Come le dicevo, appena l'unità mobile si liberano dagli altri interventi passeremo. Va benissimo, siete stata professionale e gentile e le auguriamo una buona serata, grazie. Però il fatto di aver chiamato il numero d'assistenza e segnalare che lui sta qua in queste condizioni e magari stasera passa anche una pattuglia dell'assistenza sociale che l'aiuta potrebbe essere un'ottima cosa, perché voi pensate che lui un tempo era anche aggressivo, poi c'è avuto questo incidente e si è ritrovato qua da solo per strada, si è buttato giù tanto. Stai tranquillo, stasera passa qualcuno, l'abbiamo chiamato, capito? Stasera. Va bene, vuoi un bicchiere d'acqua, tesoro? Lo vuoi? Ma te tu sei di tesoro di Roma? Dei Tivoli. Siete di Tivoli? E come mai adesso ti ritrovi? Ma resto al carcere, non ce la faccio, amore, non ce la faccio, non mi restano, mi ammazzano. Ma perché? Io Ma perché? Allora te posso. Per quale motivo? Che ti è successo? Tutto. Ma fai uso di sostanze? Stai a fare uso? Ho messo tutto. Vabbè, hai smesso tutto, però ti stai a bere l'alcol, C'è problemi di alcol? Senti, ma mi spieghi mo un attimino che ti sta succedendo? Voglio andare al cimitero da lui, mi cercano tutti. Senti, da quanto? Non me ne frega che mi cercano tutti, non voglio essere mossa, non me ne frega bene. Te ti ritrovi, diciamo, nella situazione che ti Da ritrovi quando per sono stata a strada. Napoli. Quando è l'ultima volta che sei stata a Napoli? gennaio. Ma prima vivevi una vita normale? Cioè, che ti occupavi? C'avevo il bar, c'avevo tutto. C'hai tutto? E per quale motivo è andato allo sbaraglio? Lo so, perché ho scoperto che sei stata adottata. Hai scoperto che sei stata adottata? Come ti chiami? Lolla? Me l'hanno nascosto, fratello. Mi hanno regalato un padre per la vita. Mi hanno ammazzato Mauro, l'unica cosa della vita mia. Senti, amore, cerchi un attimino di fare una chiamata a qualcuno, ti cerchi un attimino No, pure non di voglio da... chiamare nessuno, non voglio sentire nessuno, ma anche mia figlia, non voglio sentire nessuno. Voglio andare a Napoli. Vabbè, ma vuoi ritornare a Napoli? Tu pensi che Napoli possa Devo andare a essere... Palermo. Napoli, Palermo, che sta succedendo? La chiamo. Che so, non pensi che sia il caso che ti dai un attimino una scossa, diciamo, per riprenderti un attimino? Non pensi che c'è bisogno di riposarti? Io sposo Romolo. Dove stai a dormire? Per strada? Dove? Qua. Dove? E da qua. Dove? Al museo. Se no stavo da mia e torce il bar. Sono dappertutto pure. La realtà, senti, mo prometti col cuore in mano che ti Che ti rivedi. serve, San Basilio?
Papà, voglio papà, voglio qualcuno che mi dà le risposte, Marco. Ma non caserma mi faccio arrestare, io spacco tutta la caserma, te lo giuro. Ascoltami bene, là. Perché papà non ti risponde? Io ce l'hai il numero di papà tuo? No. Perché non ce l'hai il numero di Non papà? c'ho il telefono, non c'ho niente. Ma il numero te lo ricordi a memoria? No, mi hanno rubato tutto. È possibile che tu adesso non ti viene in mente di poter prendere e di andare a casa da papà tuo e chiedergli un aiuto? Non so quante volte ho cercato di andarci, mi hanno proibito di farlo. Chi te l'ha proibito? Tutti quelli che mi stanno intorno. Io invece, allora senti a me. Chi va con sopra impara a sopplicare, è pure il momento un attimino che ti dai una drizzata. Oh, sai come? Non sai dove sta tuo padre? A San Basilio. Vabbè, oh Lare, mi raccomando Lare. Ciao. Fatti trovare bene, eh? Ok, la prossima volta non me le fa vedere che piagni, un bacione grosso. Io bene. Come arriva il caldo a Roma e ovviamente anche alla stazione Termini nella giungla di cemento e si ripopola di persone bisognose. Sono rimasto basito perché comunque ho visto e conosciuto nuove persone che hanno chiesto aiuto, persone anziane. Forse sono loro ubriachi, forse sono addirittura giocati per scrivere queste cose. E io risulto per lo Stato italiano ubriaco, giocato, violento, di guerra perché avevo il portodammi. E così hai perso tutto praticamente? Poi sei finito per strada dopo questa brutta storia di Cioè, a me mala non mi piace più andare a lavorare, perché per quale motivo andare a lavorare per essere un onesto cittadino? Nessuno mischiato con niente. E che lavoro facevi prima? No, operaio facevo, no? Per mantenere questo circuito che invece di tutelarti ti massacra. È scritto tutto al tribunale, è scritto tutto alla questura e alla prefettura di Caracas. Poi avevo qualche risparmio, qualche cosa, poi sono finiti questi piccoli risparmi e sono finiti in strada. Da quanto? Ma più di 10 anni che faccio strada e ora, prima di venire qua a Roma, ero a Catania l'anno scorso. C'hai una faccia nuova infatti. No, ma è un po' di mesi che giro. Un po' di mesi che giri per Roma. Per Roma, sì. I soldi, amici, volano senza... bello. È bello, bellissimo. Penso che qualche giorno a destra parte e poi come finisce si racconta. Facciamo guerra e facciamo guerra perché io non ci sto, non mi va giù assolutamente questo discorso che risulta negativissimo per lo Stato italiano senza aver commesso niente. Chi ti dovrebbe tutelare ti distrugge. La felicità per te che cos'è? Ora come ora. Ora come ora. Ora come ora non mi interessa la felicità, mi interessa mangiare amaro in modo da oggi e domani fare questo bel poppo di... Vuoi la giustizia tu oggi? Ma se non c'è la giustizia me la faccio, dai. Te la fai tu la giustizia? La strada serve per diventare un pochettino cattivo, perché io prima ero a casa, lavoro casa, un pezzo di pane non può fare un passo di quello come mi hanno descritto loro, però la strada ti dà un po' di amaro, amarezza, assai amaro, perché anche c'ho anche la casa invece di dormire fuori. Però... Vivi qui a Termini? Ti ritrovi qua a Termini? Ah, qualche sera vengo qua per prendere qualcosa da mangiare. Ok Pino, allora facciamo una cosa, se ci rincontriamo la prossima volta ci facciamo una chiacchierata. Mi dispiace che non c'è i documenti che vi posso fare vedere. No, non c'è problema, non sei dovuto. Allora ti auguriamo il meglio, ti auguriamo una buona serata. Buona serata allora. E massimo di rispetto. Grazie. Ciao, alla prossima Pino. Ciao Pino. Quello che succede è che c'è una sorta di turismo negativo, cioè persone che vengono a passare l'estate a Termini come fosse una località balneare, una località di vacanza, e invece vengono qui a sbarcare il lunario, a cercare qualche soldo, a cercare di svoltare magari quella giornata dove non lavorano, dove non fanno niente, non posseggono niente, dormono per terra, dormono in mezzo alla strada.